I bioflavonoidi, o flavonoidi, sono una vasta classe di potenti fitochimici. Non solo i bioflavonoidi sono impressionanti di per sé, ma aiutano anche a massimizzare i benefici della vitamina C inibendone la disgregazione nel corpo. La cosa grandiosa è che i bioflavonoidi si trovano spesso in molti dei migliori alimenti a base di vitamina C. Cosa hanno in comune broccoli, cavoli, cipolle rosse, peperoncini piccanti, rape, spinaci e crescione? Sono tutte verdure in cima alle classifiche, in particolare il database dei flavonoidi dell'USDA, per il loro alto contenuto di bioflavonoidi. In quanto tali, dovresti consumare questi alimenti bioflavonoidi perché hanno dimostrato di avere capacità antivirali, antiallergiche, antinfiammatorie e antitumorali. Cosa sono i bioflavonoidi? I bioflavonoidi, noti anche come flavonoidi o vitamina P, si trovano naturalmente in quasi tutta la frutta, la verdura e le erbe aromatiche. Cioccolato, tè e vino, oltre ad alcuni fagioli secchi e semi, contengono anche vitamina P. I flavonoidi sono una grande famiglia di oltre 5.000 composti polifenolici idrossilati che svolgono funzioni chiave nelle piante, come attirare gli insetti impollinatori, combattere gli stress ambientali e modulare crescita cellulare. Nell'uomo, la loro biodisponibilità e le attività biologiche sembrano essere fortemente influenzate dalla loro natura chimica. I bioflavonoidi possono essere suddivisi in diverse categorie. Sebbene la loro suddivisione in categorie non sia universalmente concordata, una suddivisione comune include isoflavoni, antocianidine, flavani, flavonoli, flavoni e flavanoni. Alcuni dei flavonoidi più noti, come la quercetina che si trova nelle cipolle e la genisteina che si trova nella soia, possono essere considerati sottocategorie di categorie. I flavonoidi includono anche la rutina, i flavonoidi degli agrumi e l'esperidina. In generale, più un alimento è colorato, più è ricco di flavonoidi. La capacità dei flavonoidi di avere un impatto positivo sul corpo umano in un'ampia varietà di modi sembra essere correlata alla loro capacità di regolare la segnalazione cellulare. È stato dimostrato che i flavonoidi esibiscono attività antinfiammatorie, antitrombogeniche, antidiabetiche, antitumorali e neuroprotettive. Benefici. È stato scientificamente dimostrato che i bioflavonoidi aiutano con quanto segue. 1. Vene varicose. Le vene varicose si verificano più comunemente nelle donne rispetto agli uomini, ma fino al 60% delle persone negli Stati Uniti ha questo problema di salute comune. Si sviluppano quando le vene si allungano e le loro valvole, che impediscono al sangue di fluire all'indietro, non funzionano più correttamente, consentendo al flusso di fluire all'indietro e accumularsi nelle vene. La buona notizia è che puoi combattere le vene varicose con una dieta sana. La rutina è un tipo di bioflavonoide che può supportare le pareti delle vene e aiutarle a funzionare meglio. Numerosi studi hanno dimostrato che i flavonoidi che provengono dalla rutina alleviano il gonfiore, il dolore e il dolore delle vene varicose. La rutina si trova nella frutta e nella buccia, soprattutto negli agrumi, nel grano saraceno e negli asparagi. Inoltre, i complessi oligomerici di proantociandine, OPC, possono ridurre la perdita di vene e il gonfiore delle gambe. Gli OPC sono bioflavonoidi presenti nei semi d'uva e nella corteccia di pino. Flavonoidi simili si trovano anche nel mirtillo rosso, nel biancospino, nel mirtillo e in altre piante. 2. Emorroidi. Fino al 75% delle persone soffre di emorroidi ad un certo punto della loro vita. Le emorroidi sono causate da un aumento della pressione sulle vene dell'ano e del retto. Possono essere molto scomodi o addirittura dolorosi, ma i bioflavonoidi sono un modo naturale per prevenire e curare le emorroidi spiacevoli. Gli studi hanno dimostrato che i bioflavonoidi possono migliorare la microcircolazione, il flusso capillare e il tono vascolare, tutti elementi chiave nel trattamento naturale delle emorroidi. Il consumo di bioflavonoidi può aiutarti a evitare le complicazioni lunghe e possibilmente costose delle emorroidi. 3. Salute cardiovascolare. Diversi studi prospettici di coorte condotti in Europa e negli Stati Uniti hanno esaminato la relazione tra una certa misura dell'assunzione di flavonoidi nella dieta e le malattie cardiovascolari. Una recente meta-analisi di 14 studi prospettici pubblicati tra il 1996 e il 2012 ha riportato che assunzioni più elevate in ciascuna sottoclasse di flavonoidi erano significativamente associate a un rischio ridotto di problemi cardiovascolari. 4. Epatite. L'epatite è una malattia caratterizzata da infiammazione del fegato. La catechina flavonoide, trovata in quantità elevate nel tè verde matcha, ha dimostrato in alcuni studi di aiutare le persone che soffrono di epatite virale acuta e di epatite cronica.
Una quantità tipica di catechina utilizzata nelle prove di successo è compresa tra 500 e 750 mg 3 volte al giorno. 5. Lividi. I lividi al corpo si verificano quando i vasi sanguigni si rompono, a causa di una sorta di forza, e perdono sangue nelle aree sotto la pelle. I principali sintomi di un livido sono dolore alla pelle, scolorimento della pelle e gonfiore. I bioflavonoidi sono spesso raccomandati insieme alla vitamina C per le persone che si ammaccano facilmente. I bioflavonoidi aiutano a rafforzare i capillari, il che li rende utili per la guarigione dei lividi. I bioflavonoidi, in particolare i flavonoidi degli agrumi, possono anche aumentare l'efficacia della vitamina C. Un piccolo studio preliminare in Germania, condotto dal Dipartimento di Dermatologia del Saarland University Hospital e pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology, ha somministrato a soggetti con porpora pigmentata progressiva, un disturbo cronico di lividi, 1000 mg al giorno di vitamina C e 100 mg al giorno della rutina flavonoide. Dopo 4 settimane, lividi evidenti non erano più evidenti e non si sono ripresentati nei 3 mesi successivi all'interruzione del trattamento. 6. L'herpes labiale. L'herpes labiale è causato dal virus dell'herpes simplex, un'infezione che può causare solo un singolo mal di freddo o un focolaio di diversi herpes labiale. Fino a quando un mal di freddo non è coperto di croste o bolle, è estremamente contagioso e può persino diffondersi ad altre parti del corpo, compresi gli occhi e i genitali. I bioflavonoidi combinati con la vitamina C possono aiutare ad accelerare la guarigione dell'herpes labiale. In uno studio pubblicato su Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology, le persone con infezioni da herpes hanno ricevuto un placebo o 200 mg di vitamina C più 200 mg di flavonoidi, ciascuno da 3 a 5 volte al giorno. Rispetto al placebo, la vitamina C e i flavonoidi hanno ridotto la durata dei sintomi dell'herpes labiale del 57%. Questo dimostra che i bioflavonoidi possono curare naturalmente l'herpes e l'herpes labiale. 7. Allergie. La quercetina bioflavonoide che si trova nella cipolla, negli agrumi, nell'ananas e nel grano saraceno è molto comunemente usata nel trattamento delle allergie. La quercetina è un antistaminico naturale e un antinfiammatorio che può ridurre gli effetti dei sintomi di allergia stagionale e delle allergie alimentari, nonché l'asma e le reazioni cutanee. Può aiutare a stabilizzare il rilascio di istamine da alcune cellule immunitarie, che si traduce in una diminuzione dei sintomi allergici sgradevoli come tosse, lacrimazione, naso che cola, orticaria e indigestione. La ricerca pubblicata sull'Iran Journal of Allergy, Asthma and Immunology mostra che la quercetina combatte le allergie e alcuni farmaci da prescrizione, il tutto con effetti collaterali minimi o nulli. Ecco alcuni alimenti ricchi di bioflavonoidi che vorresti assumere regolarmente. Frutta. La frutta fresca, in particolare gli agrumi, le bacche e i frutti degli alberi, sono scelte fantastiche quando si tratta di bioflavonoidi. Fragole, uva, mele, mirtilli e more sono ricchi di acido ellagico bioflavonoide. Agrumi come limoni, lime, arance, mandarini e pompelmi sono ricchi di bioflavonoidi degli agrumi. Mele, pesche e prugne sono ricche del flavonoide flavan 3 oli. La verdura. Sentiti libero di mangiare qualsiasi verdura, in particolare quelle verdi e rosse, per ottenere la tua dose giornaliera di flavonoidi. Broccoli, cavoli, cipolle, rosse, gialle e primaverili, peperoncini rossi e piccanti, rape, spinaci e crescione sono alcuni dei più forti quando si tratta di flavonoidi. Le cipolle rosse e verdi sono particolarmente ricche di quercetina. Carciofi e sedano sono ricchi di flavoni, mentre gombo e broccoli sono ricchi di flavonoli. Erbe e spezie. Origano fresco, prezzemolo, menta piperita e timo sono ricchi di flavonoide noto come flavone. La cannella è un'ottima scelta anche per quanto riguarda le spezie. Tè. Il tè nero, verde e rosso, rooibos, sono ottime bevande per aumentare l'assunzione di flavonoidi. È stato dimostrato che queste varietà di tè sono ricche di catechine e flavonoli. Cioccolato. I flavanoli sono il principale tipo di flavonoide che si trova nel cacao puro e nel cioccolato, a base di cacao e burro di cacao. Un'oncia di cioccolato fondente di alta qualità, biologico con un'alta percentuale di cacao e un basso contenuto di zucchero, è una buona quantità giornaliera. Vino. Sia il vino rosso che quello bianco contengono flavonoidi, ma il vino rosso ha livelli più elevati poiché la fermentazione avviene in presenza di bucce d'uva, fonte di notevoli quantità di flavonoidi. Quindi, se bevi già il vino,
In particolare il vino rosso con moderazione, può essere una scelta salutare. Moderazione significa non più di un bicchiere al giorno per le donne e non più di 2 bicchieri al giorno per gli uomini. Noci, fagioli e semi. La soia è particolarmente ricca di bioflavonoidi, in particolare di isoflavoni come la genisteina e la daidzeina. I fagioli scuri, come fagioli neri e fagioli, così come ceci, fagioli borlotti e fave, sono ricchi di bioflavonoidi. Quando si tratta di noci pecan, noci, pistacchi e anacardi sono ottime scelte. Il grano saraceno viene spesso scambiato per un cereale, ma in realtà è un seme ricco di sostanze nutritive e privo di glutine particolarmente ricco di bioflavonoidi quercetina e rutina. È più salutare e sicuro ottenere bioflavonoidi da fonti alimentari piuttosto che da integratori. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.